Se stai pensando di automatizzare le tue strategie di trading ma non sai qual è il processo corretto, questo video è per te. Molte persone hanno idee, si basano su indicatori, hanno processi che provano a testare ed automatizzare ma poi non riescono perché c'è un determinato processo da seguire e in questo video è ciò che voglio andare ad insegnarvi. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale. Io sono Emanuele Eneweb Dynamic Trader ed in questa serie di video voglio arrivare a spiegarvi come e qual è il metodo corretto per andare ad automatizzare le strategie di trading. Se sei in cerca del bot automatico o del video che ti farà fare una strategia che guadagnerà in maniera infinita o comunque far soldi senza spendere nulla, informazione, io intendo spendere in termini di tempo perché per fare le cose bisogna studiare, comunque se cerchi di diventare ricco in poco tempo puoi anche subito chiudere il video e cambiare perché sia questo video che questo canale non fanno per te. Ok? Detto questo ragazzi, andiamo al PC ed iniziamo con la lezione. Ed eccoci qua ragazzi, allora riprendiamo subito con ciò che abbiamo fatto nel video precedente, che se non avete visto vi linko il video qua sulla schermata. Abbiamo visto le basi del trading sistematico, quindi come funziona il trading, come funziona la leva e il rischio, che è una cosa veramente molto importante per iniziare a fare trading. Oggi faremo il passo successivo ed andremo a vedere come si porta un'idea a comporre la strategia, ok? Quindi vedremo come nasce una strategia di trading che può essere sostanzialmente automatizzata. Andiamo di conseguenza a vedere subito sul grafico, no? Come può nascere un'idea per creare un expert advisor. Noi sappiamo e dobbiamo sapere che ogni asset si muove in determinati modi. Sappiamo che esistono i trend, quindi un asset si muove per trend. Cosa significa? Significa che seguirà una via che può essere rialzista o può essere ribassista. Come avremo sentito in questi ultimi periodi, in questo caso stiamo guardando XAUUSD, che è il gold. Come abbiamo ben sentito in questi ultimi periodi, il gold è estremamente rialzista. Adesso non andiamo a vedere questa spike ribassista che ha fatto nella giornata odierna, ma il gold viene da un trend incredibilmente rialzista. Di conseguenza, le strategie nascono per sfruttare quello che possono essere questi trend. Ci sono vari tipi di strategie e posso citarne alcune. Possono essere trend following, significa che seguiranno il trend, possono essere mean reversion, quindi andranno contro trend, di conseguenza in giornate come questa o come quella odierna possono andare a guadagnare soldi andando contro quello che è il trend principale. Ci possono essere strategie che sono time break, rotture di orari, possono essere strategie che sono grid, che sono quelle che sconsiglio, che sono strategie in griglia, così come ci sono metodologie ancora più rischiose che sono martingala. Ragazzi, di queste ultime due ne ho parlato approfonditamente nei video precedenti dove sono andato a far vedere, non demonizzare, ma far vedere quali sono i rischi di queste strategie e cosa comporta a lungo termine andare a utilizzarle. Però ecco, volevo parlarvi di esempi di strategie, ok? Quindi partiamo dal trend following. Cosa vogliamo fare noi? Con una strategia trend following vogliamo andare a seguire quello che è il trend, quindi dobbiamo basarci su qualcosa per costruire una strategia e una cosa base su cui possiamo andare a basarci è un indicatore. Gli indicatori non servono in se stessi per guadagnare sui mercati e creare strategie, ma possono essere come sostanzialmente aiuti. Quindi mettiamo media mobile esponenziale classica. Cos'è una media mobile? Una media mobile è una linea sul grafico che va e viene tracciata dalle candele, quindi la media mobile seguirà quello che sono le candele. Ora, se noi andiamo a modificare i periodi, vediamo che la media mobile si cambia. Perché? Perché la media si baserà su dei periodi più lunghi. Se io metto 100 periodi, come ben vedete la media è molto meno sporcata da quelle che sono le spike delle candele e è più lineare. Di conseguenza un esempio di strategia può essere semplicemente che se io ho la candela che mi va a chiudere da sotto la media a sopra,
posso aprire una posizione long, ok? Con un take profit impostato, mettiamo in percentuale del prezzo, uno stop loss impostato in percentuale del prezzo e un take profit impostato allo stesso modo in percentuale, ma almeno come risk reward 1 a 2 o 1 a 3, ok? Questo qui è un esempio che può essere automatizzato e possiamo farlo sia per il long che per lo short. È una cosa molto semplice, non è detto che funziona, va comunque testata per provare il funzionamento. Di conseguenza questo è il modo per cui vengono inventate o create le strategie. Adesso andiamo a vedere il PowerPoint che ho creato e vediamo quindi come nasce una strategia che può essere automatizzata, una cosa che ho appena spiegato, perché serve un'idea chiara. Ragazzi, senza un'idea non esiste una strategia. Io devo sapere, quando vado a creare una strategia, devo scrivere su un foglio, devo scrivere sul Word, dove volete, sia che può essere sia digitale che può essere cartaceo, non importa, l'importante è che io vado a scrivere quello che è l'idea della mia strategia. Quindi, per esempio, la mia idea è trend following, la mia idea è che la strategia segua il trend, la mia idea è che la strategia segua il trend tramite la media mobile, ok? Indicatore non è uguale a strategia, non posso basarmi solo sulla media, non posso solo dire io posso mettere 2 medie mobili, no? Metto 2 medie mobili, invece che una mettiamo 2, sempre esponenziale, e facciamo una media mobile appunto a 100 periodi e facciamo una media mobile a 50, ok? Quindi posso dire che ogni volta che le medie si incrociano mi vanno ad acquistare, e quando si incrocia il rialzo, quindi la media mobile a 50 si incrocia al rialzo con la media mobile a 100, compro. Quando la media mobile a 50 si incrocia al ribasso la media mobile a 100, vendo, ok? Questo può essere un metodo, però è basato solo e esclusivamente sugli indicatori e, ragazzi, spoiler, non funziona, perché noi dobbiamo dare un senso a quello che può essere la strategia. Basarsi semplicemente su degli indicatori e dire compra e vendi solo quando si incrociano le medie mobili è una cosa che non funziona. Quindi ci deve essere il contesto prima del segnale. Io devo avere un contesto prima del segnale che mi viene da indicatori o candele o ciò che voglio, ok? Dove nascono le strategie? Questo è il contesto che io voglio creare, quindi facciamo esempio della strategia che ho fatto vedere ultimamente nei miei ultimi video, che si chiama Opening Range Breakout Orb. Cosa si basa? Si basa sull'apertura di mercato. L'Opening Range Breakout è una strategia, andiamo a vedere per esempio su S500, no? Che è S&P 500, uno degli indici americani più utilizzati, ok? Come funziona la Orb e com'è? Semplicemente, da cosa è nata l'idea? Dalla sfruttare quello che può essere l'apertura del mercato americano, i primi 15 minuti, quindi dalle 15:30 alle 15:45, andiamo a vedere, 15, perfetto, mettiamo 10 minuti, lo vediamo meglio, 15:30, eccolo, 15:45. Cosa voglio? Con questo contesto qua, con l'apertura, con i massimi e i minimi dell'apertura di mercato, io voglio che la mia strategia mi apra una posizione a ribasso se mi chiude sotto quello che è l'apertura del mercato, il minimo, o sopra il massimo. Di conseguenza questa è un'idea che sfrutta appunto l'apertura americana. Poi un'altra tipologia che possiamo utilizzare è l'inefficienza di prezzo, il gap. Come su altre strategie che ho spiegato, che si chiama gap fill, cosa va a sfruttare? Va a sfruttare la differenza di prezzo tra quello che è la chiusura del giorno precedente e l'apertura, sempre sessione americana, del giorno odierno. Perché? Perché ho un gap di prezzo tra quello che può essere la chiusura e l'apertura, e l'idea è quella di sfruttare il fatto che il mercato nella maggior parte delle volte mi va a colmare questo gap, ok? Questo è il contesto che mi dà un senso alla strategia. Di conseguenza non basta solo la media mobile che si incrocia, ma mi serve un altro contesto, quindi una rottura di importanti livelli orari o un riempimento di quello che può essere un gap tra due sessioni che comunque sono state molto importanti, ok? Un'altra cosa che mi interessa è sapere la volatilità e il range,
e le reazioni a livelli chiave, appunto come quelle dell'opening range, perché i massimi e minimi dell'apertura di mercato sono livelli chiave, perché spesso e volentieri è studiato matematicamente che nella maggioranza delle volte, siamo sopra il 60%, se mi chiude sopra o sotto il livello, il mercato prosegue per quel trend. Quindi creiamo un contesto e aggiungiamo quello che può essere un senso. Quindi parliamo di orb nello specifico, il contesto è l'apertura di mercato, l'evento è ripetibile, succede che tutti i giorni io ho un massimo minimo dell'apertura e tutti i giorni ho un mercato, o quasi tutti i giorni, spesso insomma, ho un mercato che mi va a seguire il trend dopo aver chiuso sopra o sotto l'apertura. Di conseguenza questa logica, ragazzi, è chiara e misurabile. Quando vado ad impostare un expert, questa logica io la posso testare e vedere se ha un senso o no. Dobbiamo dare un senso a quello che può essere l'aggiunta di un filtro, che è un indicatore o che è una chiusura di candela. Ok? Detto questo, andiamo a vedere quando una strategia è automatizzabile. Una strategia è automatizzabile solo e soltanto quando ho delle regole oggettive. Ok? Non devo avere nessuna interpretazione soggettiva. Io, andiamo a vedere il grafico, se ho un mercato che è in trend, non posso andare a dire, quindi anzi, torniamo sempre su XAU, no, abbiamo lanciato le medie, andiamo sempre lì. Quindi, se il mercato è in trend sostanzialmente e io ho le medie mobili incrociate incredibilmente al rialzo, diciamo da questa zona, non posso andare a dire una volta adesso è short, quindi anche se la media mobile si è incrociata al rialzo non compro perché poi ho paura che il mercato mi vada a ritestare, quindi aspetto che c'è una conferma, aspetto che mi superi questo massimo e poi vado a comprare e quant'altro. No, questa è una cosa che è soggettiva, questa è un'interpretazione da trader manuale. Noi siamo trader sistematici, di conseguenza una volta che impostiamo le regole, l'expert va a rispettarle ogni qualvolta esse si vanno a conciliare. Di conseguenza qui ho la media mobile incrociata al ribasso, vendo, qui ho le medie mobili incrociate al rialzo, compro, punto. Questo è il modo in cui lavora un expert. Non posso avere regole soggettive, quindi se una strategia ha interpretazione soggettiva non può essere automatizzata. Poi ci devono essere ingressi e uscite definite. Io devo sapere quando mi va a comprare, devo sapere se la posizione long deve essere 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4 e lo stop loss e di conseguenza il take profit in che percentuale deve essere impostata, a 0,5 il prezzo, lo stop loss impostato a punti, lo stop loss impostato a perdita monetaria. Questa è una cosa che devo sapere prima, quindi prima mi scrivo tutte queste regole su una scaletta e poi vado a creare l'expert advisor. Ok, quindi devo avere regole oggettive, nessuna interpretazione soggettiva e ingressi e uscite definite. Basta. Cosa non è automatizzabile? Quando entro, come dicevo prima, quando mi sembra che abbia il prezzo ritracciato, sia tornato in trend, mi adesso ribassista, non entro. Decisioni emotive. Ho preso uno stop loss, devo rientrare perché devo recuperare la perdita. Ho preso 2 stop loss, devo rientrare. Ho preso un take profit, continua a salire, potevo rientro, continuo a guadagnare dal mercato. No, questo non esiste. Devo essere certo delle entrate e una volta che il mercato, diciamo una volta che siamo dentro, basta, finita, lasciamo lavorare l'expert advisor. Un'altra cosa è cambiare idea a trade aperto. Adesso hai ritracciato su quel punto chiave, sta ritracciando, ha superato il massimo, invece doveva superare il minimo, chiudo perché ho paura di perdere più soldi. No, queste cose vanno lasciate ai trader manuali, sono affari loro, a noi non ci interessa, noi impostiamo i bot, impostiamo le regole che vogliamo che l'expert vada ad utilizzare e da lì si va con l'expert in funzione, nient'altro. Detto questo, quindi guardiamo quali sono tutti i componenti che vanno a formare una strategia. Ci deve essere il contesto, come dicevo prima, possiamo partire da una base che sono le medie mobili incrociate al rialzo, contesto rialzista, perfetto. Condizione, io voglio che quando le medie sono incrociate al rialzo, andiamo a vedere direttamente sul grafico, quando le medie sono incrociate al rialzo, voglio che mi compra solo ed esclusivamente quando ho
una candela verde che mi va a chiudere sopra il massimo delle altre X candele precedenti. Una regola molto base che può funzionare. In questo caso, per esempio, avrebbe comprato qua, perché la chiusura della candela verde che mi chiude sopra i massimi precedenti è qua, uno stop loss sotto X candele e un take profit almeno 1 a 2. Come vedete, in questo caso abbiamo contesto, candela, media mobile incrociata al rialzo e abbiamo un trend rialzista. Abbiamo una candela che mi chiude potenzialmente e in maniera molto potente long, entriamo. Ogni volta che succede questo mi entra. In questo caso take profit smash. Andata bene, è un esempio che da delle regole oggettive mi crea un expert che può funzionare. Quindi il trigger è la candela che mi chiude sopra le altre. A quel punto entra in gioco come ho impostato la gestione del rischio. Stop loss impostato fisso a X candele o sotto dei minimi precedenti, con un take profit impostato a 1 a 2, sempre e comunque. Quindi se va bene mi guadagna sempre il doppio di quello che va a perdere, se va male mi perde quella cifra lì che è impostata e fissa. Non voglio rischiare di più, non gestisco io in base ai stop che prendo o ai take profit quanto guadagno, perché deve essere una cosa impostata ed essere una cosa che ripetutamente mi va insomma a essere in quel modo, ripetutamente mi va ad essere impostata così. L'ingresso deve essere condizione, quindi medie mobili rialziste, per esempio, appunto medie mobili incrociate al rialzo, e trigger, candela che mi chiude sopra i massimi di X candele. Questo è il modo in cui mi vado a impostare il mio expert advisor. L'uscita deve essere o lo stop o il target, nient'altro. Non vado ad entrare, vedo se magari, esempio, ho una notizia, non mi vado a far coinvolgere ed a chiudere prima, oppure non vado a farmi coinvolgere se vedo che c'è un'esplosione ribassista, ma lo stop non me lo prende, non mi interessa. Io faccio lavorare l'expert con le condizioni che ho impostato. Deve essere tutto chiaro, deve essere tutto scritto, deve essere tutto automatico e non devo andare a toccarlo. Questo è il beneficio dell'utilizzare delle strategie automatizzate. Quindi anche il rischio rendimento, come dicevo, o rischio beneficio, possiamo dire, deve essere impostato sempre a favore mio. Quindi quando mi prende il take profit, quando mi guadagna il doppio quando mi va a perdere, quando succede che mi prende lo stop loss. Ok? Sempre solo questo. E ragazzi, prima di ogni apertura di trade io già so qual è il mio rischio. Il rischio è importantissimo, il calcolo del rischio, quanto voglio andare a rischiare su ogni apertura di trade, devo saperlo prima. Una strategia senza rischio è inutile, non può essere utilizzata perché è altamente rischiosa e dannosa per il mio capitale, come il rischio è veramente essenziale per la sopravvivenza del mio capitale, per la sopravvivenza della mia prop firm, per la sopravvivenza di quello che ho creato, no? Nel mio ecosistema di trading. E una cosa molto professionale che andiamo ad utilizzare è la percentuale fissa per ogni trade, perché io so ad ogni trade qual è il rischio in percentuale che vado ad aprire. Quindi automatizzo tutto e so controllare perfettamente qual è il mio rischio. Posso prendere una streak di stop, che succede ragazzi, perché succede, posso prendere anche 5-6 stop loss di fila con quella strategia, ma a me non interessa perché è una cosa che già sapevo, già ho preventivato, quindi con il rischio calcolato già so che quando prendo una streak vado a perdere una percentuale che a me non mi va a tangere più di tanto, che a me è una cosa che già sapevo, di conseguenza non succede nulla, non mi metto a piangere, non vado ad aprire trade a caso, lascio lavorare l'expert. È tutto ciò che serve per lavorare in maniera chiara e tranquilla. Ok? Quindi, dall'idea alla specifica. Tutto quanto va scritto. La mia idea di expert che voglio creare lo devo scrivere, come ho precedentemente detto, tutte le cose che io voglio che il mio expert faccia le devo scrivere, perché non devo tralasciarle nemmeno una e devo pensarle bene tutte, altrimenti facciamo casini. E ragazzi, nel video sotto vi lascio la checklist che vi sarà molto utile da poter compilare per creare una strategia. Come nel precedente video ho lasciato gratis il glossario del trading, stavolta lascio una checklist.
tutto va scritto, niente da lasciare al caso e la specifica è il ponte verso l'Expert Advisor. Nel prossimo episodio guarderemo cosa è la specifica tecnica in maniera completa e le varie differenze tra specifica, idea, condizione, trigger. Guarderemo tutto ciò e guarderemo come scriverla passo passo, ok? Sotto, appunto, come vi dicevo, abbiamo una checklist della strategia automatizzabile, glossario di trading sistematico come nel precedente video, e avrete tutto nel link in descrizione. Detto questo, spero di essere stato chiaro, spero di potervi aiutare in questo percorso a raggiungere i vostri obiettivi, a capire come funziona il trading automatico e perché per me è migliore il trading automatico rispetto al manuale, perché non voglio sbattermi la testa davanti ai grafici e vorrò portarvi tutti quanti ad un livello equo, così capirete tutti i prossimi video che usciranno e capirete quando parlerò di strategia le potenzialità che hanno le strategie che mostro, ragazzi. Detto questo, grazie per l'attenzione. Se vi piace il video mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così non vi perderete le prossime uscite. Grazie e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!